Mi viene spesso chiesto di parlare del progetto MK Ultra, cosa di cui tra l'altro ho già parlato e portato svariati documenti in merito, progetto clandestino del governo americano di esperimenti sugli esseri umani studiato e messo in atto dalla CIA durante gli anni 50. Ebbene, sapete perché non ne parlo? Non ne parlo perché ho deciso di dare spazio a qualcosa di ancora più abominevole, veri e propri esperimenti con le radiazioni condotti su persone ignare. C'è molto peggio dell'MK Ultra e anche da un punto di vista storico, in questo video che parlerà prevalentemente dell'era nucleare, te ne accorgerai. È sempre bene ampliare la consapevolezza pubblica, no? Soprattutto in tempi oscuri come questi in cui stati come gli USA si permettono di passare agli occhi del mondo come gli esportatori di pace, civiltà e democrazia. Sarà proprio così? Scopriamolo insieme in questo video. Nel 1947 un tribunale americano elaborò il Codice di Norimberga, una serie di linee guida etiche per condurre ricerche scientifiche su soggetti umani. Alcuni dei principi fondamentali sono che il consenso informato volontario deve essere sempre ottenuto dai soggetti, che l'esperimento dovrebbe produrre risultati utili alla società e non ottenibili con altri mezzi e che il grado di rischio per il soggetto non dovrebbe mai superare il beneficio umanitario atteso dai risultati del trattamento. Ma le esigenze della guerra, ahimè, come se questo poi bastasse come scusante, prevalsero su principi stabiliti del Codice di Norimberga e mentre la Seconda Guerra Mondiale lasciava il posto alla Guerra Fredda, gli Stati Uniti iniziarono a condurre la propria serie di esperimenti umani altamente immorali. E tra i più segreti e insidiosi di questi progetti vi era, letteralmente, l'iniezione di plutonio radioattivo su civili inconsapevoli. Quando il progetto Manhattan fu lanciato all'inizio del 1942 per lo studio e la realizzazione della prima bomba atomica, gli scienziati conoscevano un solo materiale che poteva essere usato per costruire una bomba nucleare, un isotopo dell'uranio per produrre combustibile nucleare per armi, e per ottenere questo isotopo doveva essere però separato dalla forma più comune di metallo radioattivo, e questo processo fu un processo molto lento e problematico finché non scoprirono che bombardando determinati isotopi con dei neutroni potevano letteralmente coltivare il plutonio e arricchirlo self-made. Nello stesso momento in cui stavano sviluppando le prime armi nucleari, la ricerca medica in questo campo, per capire anche in che modo proteggere i lavoratori dall'esposizione, stava avanzando di pari passo. Lo studio medico e gli effetti sulle persone di determinati isotopi radioattivi erano parte integrante del progetto Manhattan. E sai, caro internauta, come fecero a scoprire che effetti avevano le radiazioni delle bombe atomiche sulle persone? Mi sembra ovvio, no? Prima sperimentarono diverse assunzioni sugli animali, iniezione intramuscolare, inalazione ed esposizione cutanea sugli animali, e poi, non contenti, siccome avevano bisogno di prove empiriche, iniziarono la sperimentazione umana in segreto. È tutto sui libri di storia. Se ti sei stranito significa che sei poco informato e per questo motivo ti consiglio di approfondire. Nel gennaio del 1944 i primi preziosi microgrammi di plutonio generato dal reattore di Oak Ridge furono spediti a Berkeley e Chicago per essere finalmente utilizzati negli esperimenti sugli animali. Ma c'era un problema medico molto grande. È stato riscontrato che il rapporto vitale tra plutonio nelle urine e plutonio nel sangue variava ampiamente tra le diverse specie di animali da laboratorio, rendendo questi risultati difficili da applicare agli esseri umani. Inoltre, non sembrava esserci alcuna correlazione tra il livello di plutonio nei tamponi nasali e negli esami del sangue o delle urine, mettendo in discussione così l'utilità stessa del primo test svolto sugli animali. I ricercatori della sezione salute del progetto Manhattan si sono presto resi conto che gli esperimenti sugli animali non erano sufficienti se volevano sviluppare modelli umani acuti per l'assorbimento e l'escrezione del plutonio. Avrebbero dunque, così, dovuto sperimentare su esseri umani reali.
Ma all'epoca c'era un altro problema: l'esistenza stessa del progetto, degli scopi e del plutonio stesso era un segreto di Stato, un segreto così gelosamente custodito che anche in documenti altamente classificati veniva sempre e solo indicato come un determinato tipo di prodotto con appositi nomi in codice, e ai soggetti dei test non si poteva quindi dire né cosa gli veniva iniettato né lo scopo degli esperimenti, e di conseguenza il consenso informato veniva meno. Esistono decine di migliaia di documenti ufficiali in merito a queste vicende, ok? Basta informarsi. La verità è che in un incontro del marzo 1945 tra Lewis Templeman e il tenente colonnello Him Friedel della sezione medica del progetto Manhattan fu presa la decisione di condurre gli esperimenti su pazienti e civili con condizioni terminali tali che i soggetti sarebbero potuti morire molto prima che gli effetti del plutonio diventassero evidenti. Questa è storia, e la faccenda è stata talmente disturbante, cari signori, che il presidente Clinton negli anni 90 mise in piedi una Divisory Committee on Human Radiation Experiments per investigare i singoli crimini che sono stati perpetrati nel corso del tempo. E attenzione, non penserete mica che qualcuno si salvi, vero? Lo so che ultimamente siete abituati a schierarvi Russia sì e America no, o viceversa, tifando come se fosse una partita di calcio le due fazioni, che siano occidentali o russe, ma purtroppo, oltre a farvi notare che questo è un approccio sbagliatissimo, ci tengo a sottolineare che anche l'Unione Sovietica ha condotto esperimenti radioattivi umani su larga scala, tra cui, in particolare, l'esercitazione nucleare di Totskoye nel 1954 e gli esperimenti condotti presso il sito di test di Semipalatinsk nel 1956. La differenza, signori, è che per quanto riguarda gli esperimenti che hanno fatto gli americani se ne sa di più. I russi sono soltanto più bravi a mantenere i segreti. Ma qual è la differenza fra radiazioni ionizzanti e non ionizzanti? Le radiazioni ionizzanti, cari amici, raggi X e gamma, i cui fotoni sono ad alta energia e particelle subatomiche ad alta energia, sono in grado di ionizzare gli atomi e quindi sono in grado di liberare gli elettroni dagli atomi e quindi, insomma, in gergo ti spaccano, ecco. Le radiazioni non ionizzanti invece, onde elettromagnetiche i cui fotoni sono a bassa energia, ultrasuoni eccetera, sono quelle con cui entriamo in contatto quotidianamente con tutta una serie di apparecchi tecnologici, dal wifi al microonde. Dalla scoperta delle radiazioni ionizzanti sono stati eseguiti numerosi esperimenti umani sulle radiazioni per comprendere gli effetti delle radiazioni ionizzanti e della contaminazione radioattiva sul corpo umano. In particolare, cari amici, l'elemento radioattivo più clandestinamente sperimentato sulle persone è il plutonio. Bello, no? Fantastico tutto questo, non trovate? La vergogna dell'essere umano. Una fonte che può essere utilizzata come energia infinita e che, se utilizzata con criterio secondo il rapporto Green delle Nazioni Unite, inquina meno delle fonti rinnovabili. Ci hanno fatto delle armi e hanno condotto test su malati terminali iniettando inconsapevolmente plutonio nelle persone. Ottimo, direi, no? Queste purtroppo sono storie vere e vi invito ad approfondire. Numerosi esperimenti sulle radiazioni umane sono stati eseguiti negli Stati Uniti. Ovviamente parliamo del primo paese sul pianeta Terra che sviluppò le primissime armi atomiche e i primi composti radioattivi, quindi storicamente viene da sé che i primi progetti clandestini che interessavano queste cose nacquero proprio negli Stati Uniti. Molti progetti clandestini che utilizzavano le radiazioni sugli esseri umani sono stati finanziati da varie agenzie governative statunitensi, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Commissione per l'Energia Atomica in primis e il Servizio Sanitario Pubblico. Ebbene sì, la Divisory Committee on Human Radiation Experiments è stato istituito nel 1994 per indagare sulle questioni del governo degli Stati Uniti rispetto agli esperimenti umani con le radiazioni. Il comitato speciale è stato creato dal presidente Bill Clinton nell'ordine esecutivo 12.891 emesso il 15 gennaio 1994. E sapete cosa è venuto fuori? È venuto fuori che gli esperimenti più discutibili messi in atto sin dalla metà degli anni 40 in America includevano, avrei voluto evitare questo elenco ma per onestà intellettuale e giornalistica va riportato, includevano somministrazione di materiale radioattivo ai bambini con disabilità mentali,
arruolare medici all'interno del progetto medico del progetto Manhattan per somministrare ferro radioattivo a donne incinte e povere, esporre soldati e prigionieri statunitensi ad alti livelli di radiazioni, irradiare i testicoli dei prigionieri causando gravissimi danni e riesumare i corpi dai cimiteri per testarli con le radiazioni senza il consenso delle famiglie dei defunti. Quest'ultimo progetto si chiamava Progetto Sole. Questa, ripeto signori, è storia e purtroppo è un capitolo molto buio, molto cupo della storia della razza umana. Tutte le informazioni presenti in questo video le trovate pari pari nei vari resoconti della Divisory Committee on Human Radiation Experiments e all'interno di numerosissimi documenti che si possono trovare online. Qui per esempio stiamo guardando il rapporto finale del Comitato d'inchiesta governativo degli anni 90 e nel resoconto viene proprio riportato a pagina 11 l'uso di radiazioni a scopi non terapeutici sui bambini. Questi documenti chiarivano che sin dagli anni 40 la Commissione per l'energia atomica aveva sponsorizzato test clandestini sugli effetti delle radiazioni sul corpo umano. Ai cittadini americani che si erano ricoverati negli ospedali per una varietà di disturbi sono stati iniettati segretamente a loro insaputa quantità variabili di plutonio e altri materiali radioattivi. E non solo, attenzione, venne fuori che sotto il progetto gestito da Harold Hodge, alcuni operai parteciparono in modo molto riluttante all'iniezione di 4,7 microgrammi di plutonio il 10 aprile del 1945 ad Oak Ridge, nel Tennessee. Una mega inchiesta venne fuori quando Eb Cade, un operaio che lavorava ad Oak Ridge, vuotò il sacco. La maggior parte dei pazienti pensava che fosse solo un'altra iniezione, come tante regolamentata dal governo che li assunse, no? Ma gli studi segreti hanno lasciato abbastanza materiale radioattivo nei corpi di molti dei pazienti e dei lavoratori da indurre condizioni letali. Chiaro? Letali. Chi è titubante, ripeto, può consultare l'inchiesta governativa e addirittura il rapporto finale pubblicato dal comitato istituito da Clinton, che è attualmente presente sul sito web del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti. Dai resoconti venne fuori che tali esperimenti, testualmente, non erano limitati ai pazienti ospedalieri, ma includevano altre figure della popolazione come quelle descritte sopra, per esempio orfani nutriti con latte irradiato, bambini iniettati con materiali radioattivi nelle scuole, tra poco ci arriviamo, e prigionieri irradiati nelle carceri statali di Washington e dell'Oregon. Gran parte della sperimentazione è stata condotta per valutare come il corpo umano metabolizzasse i materiali radioattivi, informazioni che sarebbero potute essere utilizzate dal Dipartimento dell'Energia e della Difesa durante la Guerra Fredda e nella pianificazione degli attacchi. Non c'è solo l'aspetto medico dei test, ok? Ci sono anche gli esperimenti sul fallout radioattivo dei brillamenti. Quello che state guardando è un documento ufficiale rilasciato dopo 50 anni e più di segretezza che tratta del cosiddetto progetto 4.1 del governo americano e parla letteralmente dal titolo dello studio della risposta umana all'esposizione accidentale, come no, del fallout radioattivo. Il documento in questione e molti altri fascicoli rilasciati in seguito e analizzati dal comitato governativo di Clinton dimostrano che nelle isole Marshall i residenti ignari e i membri dell'equipaggio del peschereccio Lucky Dragon 5 sono stati esposti agli altissimi rendimenti dei test radioattivi durante le esplosioni di test atomici quali Castelbravo, eccetera, condotti nell'atollo di Bikini. I ricercatori hanno successivamente sfruttato questa svolta apparentemente inaspettata, che inaspettata non era, degli eventi conducendo ricerche sull'insorgenza degli effetti dell'avvelenamento da radiazioni come parte del progetto 4.1, sollevando questioni etiche sia sull'incidente specifico, perché che si fossero scordati di evacuare durante i test non ci credeva nessuno, e sul più ampio studio che ne susseguì. Ergo, è un incidente, ma intanto studiamo le conseguenze del fallout radioattivo e anzi, sei sicuro che è un incidente? Se hai dubbi, esistono, ancora una volta, migliaia di documenti ufficiali in merito.
Ci furono un sacco di progetti e sottoprogetti negli anni. Per esempio il progetto Sunshine era una serie di studi di ricerca iniziati nel 1953 per accertare l'impatto delle ricadute radioattive sulla popolazione mondiale. Ebbene no, non è l'inizio della trama di un film di fantascienza, è storia, e parliamo di un vero e proprio progetto governativo americano di studio sulle ricadute radioattive sulla popolazione. Il progetto, inizialmente ritenuto segreto, top secret, divenne noto pubblicamente solo nel 1956. Commissionato congiuntamente dalla Commissione per l'Energia Atomica degli Stati Uniti e dal progetto RAND dell'USAF della United States Air Force, il progetto Sole, o Sunshine, cercò di esaminare gli effetti a lungo termine delle radiazioni nucleari sulla biosfera a causa delle ripetute detonazioni nucleari di crescente resa. Con la conclusione del progetto Gabriel, che con l'isotopo radioattivo SR90 rappresentò la minaccia più grave per la salute umana dal fallout nucleare, il progetto Sunshine ha cercato di misurare gli effetti della ricaduta globale dell'SR90 misurando la sua concentrazione nei tessuti e nelle ossa dei defunti. Di particolare interesse era il tessuto delle ossa dei defunti giovani, le cui ossa in via di sviluppo avevano la più alta propensione ad accumulare radiazioni. Sunshine ha suscitato molte polemiche quando è stato rivelato che molti dei resti campionati sono stati utilizzati senza il previo permesso da parte dei parenti dei morti, cosa che non divenne nota fino agli anni 90. Testualmente, da alcuni resoconti, leggiamo che dal 1946 al 1953, presso la Walter Fernald State School del Massachusetts, in un esperimento sponsorizzato dalla Commissione per l'Energia Atomica degli Stati Uniti e della Quaker Oats Corporation, 73 bambini con disabilità mentali furono nutriti con farina di avena contenente calcio radioattivo e altri isotopi per tracciare come le sostanze nutritive e quelle radioattive venivano digerite. Questo signori dal 46 al 53. Nel 1956, invece, ahimè, è emerso dai documenti che in un altro studio, sempre presso la Walter Fernald State School, i ricercatori, sempre facenti parte di un progetto governativo, ovviamente sempre il solito progetto governativo, hanno somministrato calcio radioattivo ai bambini con disabilità mentali per via orale e questa volta anche per via endovenosa, e inoltre hanno anche iniettato sostanze chimiche radioattive nei bambini malnutriti. E poi che hanno fatto? Hanno raccolto, testualmente dai resoconti della Divisory Committee, hanno raccolto il liquido cerebrospinale per l'analisi del cervello e della colonna vertebrale dei bambini. E se pensate erroneamente che questo video si basi solamente su delle stupide dicerie per fare il content, vi sbagliate. Quello che state guardando è un documento ufficiale preso direttamente dal sito ufficiale del Dipartimento dell'Energia, a cui ovviamente fa capo. È un fascicolo di 221 pagine che parla della Human Radiation Experiment e dei suoi predecessori e contiene in modo dettagliato quello che ho cercato di sintetizzare in questo video. A parte che dopo 50 anni determinati documenti vengono rilasciati automaticamente, ma inoltre, grazie al comitato di inchiesta governativo voluto da Clinton negli anni 90, è stato anche possibile accedere pubblicamente a questi atti, che non vanno oltre alla metà degli anni 50. Parliamo infatti di questioni risalenti a 70-78 anni fa. E questi documenti lo dimostrano, ok? Lo dimostrano chiaramente in maniere che potrebbero essere provate con carte ufficiali davanti ad un giudice. Ecco perché i miei non sono solo video di YouTube. Ecco, non lo so cosa sono. Come dicevo su Instagram, in questo gioco governativo non esistono buoni e cattivi e purtroppo le superpotenze mondiali hanno segnato capitoli veramente oscuri della razza umana, come quello nucleare, che invece di essere implementato per il bene dell'umanità ha causato solo sofferenze per via dell'utilizzo che ne hanno fatto. Questo video personalmente l'ho realizzato per riportare tutti quanti sulla Terra. No, nessuno si salva, chiaro? Men che meno gli Stati Uniti, figuriamoci, il cattivo che dà del crudele al meschino, non so se ci siamo capiti. E questo concetto è applicabile anche ai giorni nostri, soprattutto ai giorni nostri con il conflitto in atto in Ucraina e l'intervento occidentale, chiaro?
Qui se i russi e i cinesi da una parte hanno un approccio dittatoriale, dall'altra possiamo tranquillamente dire che per quanto riguarda gli americani hanno sul curriculum più stragi, torture, bombe atomiche ed esperimenti inumani del signore con i baffetti tedesco. Non so se è chiaro, ok? Il signore tedesco con i baffetti in confronto a quello che hanno fatto gli americani nel corso della storia, fra crimini di guerra ed esperimenti clandestini, era un chierichetto della parrocchia sotto casa, chiaro? E basta studiare, basta informarsi. Non utilizzare internet solo per perdere tempo su TikTok. Al giorno d'oggi abbiamo la fortuna di avere letteralmente tutta la storia dell'essere umano passata e presente letteralmente nel palmo delle nostre mani con gli smartphone. Ecco, sfrutta questa enorme potenzialità, no? Questa enorme esponenziale potenzialità e usala per informarti in merito alla natura di determinate questioni, perché solo conoscendo il passato siamo in grado di capire il presente e decodificare il futuro. E con questa perla assoluta, direi, vi lascio. Spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, aiuta assolutamente questo canale YouTube lasciando un like. Se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!